sei seduto in salotto. L'aria è calma. Non c'è nessun predatore feroce nascosto dietro la porta. Non c'è nessun incendio. Eppure, improvvisamente, il tuo cuore inizia a martellare contro il petto come se volesse sfondare le costole. Il respiro si fa corto. Le mani formicolano. Sudi freddo. Hai la certezza assoluta e terrificante che stai per morire. Questo non è un semplice momento di stress. Questo è un attacco di panico. Un cortocircuito chimico così potente da piegare la tua realtà. Ma cosa sta succedendo esattamente, in questo preciso istante, dentro la tua testa? Per capirlo, dobbiamo viaggiare al centro esatto del tuo cervello. Qui troviamo due strutture a forma di mandorla, grandi, poco più di un nocciolo. Si chiamano amigdale. Sono il tuo sistema di allarme antincendio primordiale. Per centinaia di migliaia di anni hanno tenuto in vita i tuoi antenati, scansionando l'ambiente alla ricerca di pericoli. Un ramo che si spezza, un'ombra furtiva, un predatore. Ma oggi, in chi soffre di ansia, questo radar è diventato troppo sensibile. È come l'antifurto di un'automobile che scatta al massimo volume solo perché una foglia si è appoggiata sul parabrezza. Tutto inizia con un falso positivo, un pensiero sfuggente, un leggero calo di zuccheri o persino un innocuo battito cardiaco leggermente fuori ritmo. L'amigdala capta questo segnale e lo etichetta immediatamente come minaccia mortale. Non consulta la parte razionale del tuo cervello. Non c'è tempo per pensare quando un leone ti sta attaccando. L'amigdala bypassa completamente la tua logica e preme il pulsante rosso dell'emergenza totale. In una frazione di secondo, il tuo corpo passa dalla modalità riposo alla modalità sopravvivenza estrema. Il segnale di terrore colpisce l'ipotalamo, il vero centro di comando del tuo corpo. Immaginalo come una gigantesca centrale telefonica. Quando riceve l'allarme dall'amigdala, l'ipotalamo non fa domande, esegue. Invia immediatamente un cablogramma elettrico lungo il tuo midollo spinale, dritto verso due piccole fabbriche chimiche posizionate sopra i tuoi reni, le ghiandole surrenali. L'ordine è uno solo e non ammette repliche: preparare il corpo alla guerra. E per farlo serve il carburante più esplosivo che la biologia conosca. Le ghiandole surrenali ricevono il segnale e aprono letteralmente le dighe. Rilasciano massicce quantità di adrenalina e noradrenalina direttamente nel tuo flusso sanguigno. Non è una goccia, è uno tsunami chimico. Queste molecole viaggiano nel flusso sanguigno, la cui velocità media nelle arterie principali è di circa 1,4 km all'ora. In pochi secondi raggiungono ogni singolo organo vitale, portando un solo messaggio: pericolo di morte imminente. Da questo momento tu non hai più il controllo del tuo corpo. La chimica ha preso il volante. L'adrenalina colpisce prima di tutto il tuo cuore. Si aggancia a recettori specifici sulle cellule muscolari cardiache, agendo come un interruttore che forza il motore a girare al massimo dei giri. I tuoi battiti passano da 60 a 120, magari 140 al minuto. Il cuore pompa sangue con una violenza inaudita, cercando di mandare ossigeno ai muscoli per farti correre o combattere. Ecco perché senti il petto scoppiare. Non è un infarto. È un muscolo perfettamente sano che sta eseguendo un ordine di emergenza assoluta. Contemporaneamente, l'adrenalina colpisce i tuoi polmoni. I bronchioli si dilatano al massimo per far entrare più aria possibile. Inizi a respirare velocemente, a iperventilare. Ma qui nasce un paradosso crudele. Respirando così in fretta, espelli troppa anidride carbonica. Il tuo sangue diventa improvvisamente troppo alcalino. Questa variazione chimica fa restringere leggermente i vasi sanguigni, impedendo
all'ossigeno di staccarsi dai globuli rossi per entrare nei tessuti. Il risultato: anche se i tuoi polmoni sono pieni d'aria, il tuo cervello si sente soffocare. Ecco perché hai la sensazione disperata di non riuscire a respirare. Hai notato che durante un attacco di panico le tue mani diventano fredde, informicolite e la tua pelle impallidisce. Non è un caso. È una mossa tattica del tuo corpo. Il sistema nervoso sta chiudendo letteralmente i rubinetti dei vasi sanguigni periferici della pelle e delle dita. Perché? Perché se devi combattere contro una tigre, non ti serve sangue nelle dita. Ti serve sangue nei grandi muscoli delle cosce e delle braccia, pronto per farti scattare. Il formicolio che senti è il sangue che viene fisicamente dirottato via dalle tue estremità. E non finisce qui. Il tuo stomaco si contrae. Senti una nausea improvvisa, un nodo insopportabile. In modalità sopravvivenza, la digestione è considerata uno spreco di energia inaccettabile. Il corpo ferma istantaneamente ogni processo digestivo. Il sangue viene rubato anche dallo stomaco e dall'intestino. Tutto questo caos fisico, il cuore, il respiro, il freddo, la nausea, si somma. Il tuo cervello cosciente registra questi sintomi estremi e arriva a una conclusione logica ma sbagliata. Se il mio corpo sta reagendo così, allora sto sicuramente avendo un infarto. Sto per morire. È il terrore che alimenta se stesso. Se guardiamo ancora più vicino, a un ingrandimento di 1 milione di volte, scopriamo cosa sta succedendo nei microscopici spazi tra i tuoi neuroni, le sinapsi. Qui si combatte una vera e propria guerra chimica. In una mente calma c'è un equilibrio perfetto tra 2 neurotrasmettitori principali. Ma durante l'attacco di ansia, le tue sinapsi vengono inondate da una sostanza chimica chiamata glutammato. Il glutamato è l'acceleratore puro del cervello. È la molecola dell'eccitazione. Trilioni di queste molecole si riversano negli spazi vuoti, bombardando i recettori del neurone successivo. Normalmente, per evitare che il cervello vada in cortocircuito, interviene una seconda sostanza, il GABA. Il GABA è il freno a mano. È la molecola che dice ai neuroni: calmatevi, rallentate. Ma nel cervello in preda al panico, i livelli di GABA sono spesso cronicamente bassi, oppure i suoi recettori sono diventati meno reattivi. Quindi hai il pedale dell'acceleratore incollato al pavimento e i freni completamente tagliati. La rete neurale inizia a sparare impulsi elettrici a una velocità insostenibile. È un rumore di fondo assordante, una tempesta elettrica dentro la scatola cranica. Questo sovraccarico elettrico estremo porta a uno dei sintomi più spaventosi in assoluto: la derealizzazione. Il cervello è così inondato di segnali di allarme e di rumore chimico che non riesce più a processare correttamente le informazioni visive e spaziali in arrivo dagli occhi. Il mondo intorno a te inizia a sembrare finto, distante, come se fossi intrappolato in un videogioco o dietro una spessa lastra di vetro. Non stai impazzendo. È semplicemente il tuo processore visivo che sta crashando sotto il peso di troppi dati in entrata. La tua mente si scollega dalla realtà per proteggersi dal dolore del sovraccarico. Mentre tutto questo accade, la tua corteccia prefrontale, la parte logica e razionale del cervello, quella che dovrebbe dirti calmati, sei al sicuro, viene letteralmente messa a tacere. Il flusso sanguigno viene dirottato via dalle aree del pensiero complesso per alimentare i centri della sopravvivenza primaria. La logica è disattivata. Sei prigioniero in una stanza con un allarme assordante e la chiave per spegnerlo ti è stata portata via. È per questo che durante un attacco di panico non puoi semplicemente calmarti pensando razionalmente. La biologia te lo impedisce.
Ma c'è una verità fondamentale che devi conoscere. Un attacco di panico non può durare per sempre. È biologicamente e fisicamente impossibile. Il tuo corpo non ha risorse infinite. Mantenere quel livello di allarme estremo richiede una quantità di energia colossale. Dopo circa 10, massimo 20 minuti, l'attacco di panico raggiunge il suo picco e inizia a diminuire. Sebbene il corpo non possa sostenere indefinitamente un tale livello di allarme estremo e i livelli di adrenalina calino, il motore del terrore inizia inevitabilmente a rimanere senza carburante. L'incendio non viene spento, ma semplicemente finisce la legna da bruciare. A questo punto entrano in gioco le squadre di pulizia molecolare. Speciali enzimi, chiamati MAO e COMT, vengono rilasciati nel flusso sanguigno e nelle sinapsi. Immaginali come microscopici spazzini spaziali. Il loro compito è catturare le molecole di adrenalina in eccesso, smontarle pezzo per pezzo e riciclarle. Il glutammato viene principalmente rimosso dalle sinapsi tramite trasportatori di ricaptazione. Man mano che questi enzimi puliscono il campo di battaglia chimico, il rumore di fondo inizia a diminuire. La nebbia si dirada. I battiti del cuore, privi dello stimolo continuo, inizia a rallentare dolcemente. Mentre gli spazzini puliscono, il cervello attiva finalmente il sistema nervoso parasimpatico. Questo è il vero antidoto naturale del tuo corpo. È il sistema di riposo e digestione. Attraverso il nervo vago, una superstrada neurale che collega il cervello all'addome, viene rilasciato un nuovo neurotrasmettitore, l'acetilcolina. Questa molecola è come acqua gelida versata su un motore surriscaldato. Rallenta il nodo seno-atriale del cuore, rilassa i muscoli contratti dei bronchi, dilata i vasi sanguigni, permettendo al sangue di tornare a fluire caldo nelle tue mani e nei tuoi piedi. Lentamente, la corteccia prefrontale si riaccende, il sangue torna alle aree logiche. La tua mente si riconnette al corpo e all'ambiente circostante. La griglia della realtà si ricompone. Senti i tuoi piedi sul pavimento. Senti il tessuto del divano. Il leone invisibile scompare, lasciandoti solo con una stanchezza devastante. Un attacco di panico consuma le stesse calorie e la stessa energia muscolare di una breve corsa a ostacoli. I tuoi muscoli tremano per lo sforzo immane a cui sono stati sottoposti dal falso allarme. Quello che hai appena vissuto non è un segno di follia o di debolezza, è l'esatto opposto. È la prova che il tuo sistema di sopravvivenza funziona in modo straordinariamente potente. Hai una macchina perfetta dentro di te, un sistema forgiato da milioni di anni di evoluzione per tenerti in vita a ogni costo. A volte, questa macchina fa un errore di valutazione e spara a salve. Ma ricordalo sempre, per quanto l'illusione chimica sia terrificante, il tuo corpo non sta cercando di ucciderti. Sta disperatamente cercando di salvarti. La prossima volta che sentirai quel nodo allo stomaco e il battito accelerare, immagina quelle molecole. Immagina la cascata chimica. Sapere esattamente cosa sta succedendo è il primo, potentissimo passo per spegnere l'allarme. Perché l'ignoranza genera terrore, ma la conoscenza restituisce il controllo. Io sono Renderium e questo è ciò che accade dentro di te. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo, oltre i confini di ciò che puoi vedere.